Ve l'avevo promesso e lo faccio, vi parlo del perché non collaboriamo più qui su Talk con Chronext. Ora, in realtà non si tratta di un segreto o di cose particolari, di litigi, dissing e tutte le cose che vi piacerebbe sentire. Però è un fatto che non collaboriamo più su Chronext e il motivo in realtà ci riguarda tutti. Ne parliamo in questo video tra pochi secondi, come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Prima di iniziare volevo ringraziarvi, non lo faccio quasi mai, ma potete capire bene che tutto quello che stiamo facendo qui su Talk lo facciamo grazie a tutti gli iscritti che ci seguono. Siamo a un passo da 15.000 iscritti, ma naturalmente l'obiettivo sarebbe molto più alto. A 20.000 non è così difficile arrivarci. Vi chiedo quindi, se vi piacciono i contenuti che creiamo qui sul canale, sui podcast, su Instagram, di iscrivervi per darci una mano, crescere e portarvi sempre nuovi contenuti. Vi ringrazio a nome del nostro staff e ora parliamo di Chronext. Perché la fine della nostra collaborazione riguarda tutti? Beh, perché alla base di questa decisione in realtà non c'è qualcosa che è accaduto con l'azienda o dissapori. Anzi, Chronext la ringraziamo tantissimo, ho avuto modo di farlo in privato più volte con i suoi fondatori per la grande opportunità che sin dall'anno scorso ci hanno dato per crescere, e tanti dei contenuti che siamo stati in grado di pubblicare qui sul canale li dobbiamo proprio a loro. Siamo stati ospiti nella loro lounge di Roma, di Milano, c'erano anche altri progetti, ma ad un certo punto Chronext ci ha contattati, e mi risulta che siano stati contattati anche altri colleghi, per chiedere di chiudere i contratti in anticipo. Il problema però non è una mala gestione dell'azienda, che anzi è molto solida e nel resto del mondo, nel resto d'Europa va fortissimo e collabora con i migliori youtuber del panorama degli orologi, come per esempio Geniel. Il problema è il mercato italiano, e questa naturalmente è la notizia che ci dovrebbe far riflettere. Sì, perché Chronext è una grande azienda, questo video non è sponsorizzato, ma come dicevo abbiamo collaborato assieme, anche perché ho sempre creduto nel loro progetto, cioè, come sicuramente ricorderete, la possibilità di acquistare gli orologi online ma provarli nelle loro lounge prima di pagarli. Ecco, un'idea sicuramente rivoluzionaria per quello che riguarda il commercio online, soprattutto di beni di lusso come gli orologi, che hanno costi molto elevati e che molto spesso naturalmente frenano un acquisto online, perché quando si tratta di spendere determinate somme l'esperienza dal vivo è quella che conta maggiormente, soprattutto se si tratta di pezzi usati per cui si vogliano controllare le condizioni dell'orologio che si va ad acquistare e a pagare profumatamente. Proprio per questo motivo Chronext aveva aperto in Italia una lounge a Roma e una lounge a Milano, peraltro bellissime. Siamo stati ospiti sia io che Rosario, e altre lounge erano in fase di apertura, tra cui Torino, ma ad un certo punto Chronext, a causa del mercato italiano, questo poco prima dell'estate, ha deciso di tagliare i ponti con l'Italia per investire su altri mercati. In altre parole, il mercato italiano non è in espansione o addirittura è in recessione, e naturalmente abbiamo avuto modo di constatarlo a causa di quello che è accaduto praticamente da marzo, quando i prezzi degli orologi più quotati, in particolare Rolex, hanno iniziato a calare drasticamente, perdendo anche più del 50%. Le quotazioni di molti orologi sono ancora altissime e quindi è difficile parlare di crollo o di recessione quando un Daytona che ha un listino di 15.000 euro si compra a 30.000 euro. Il problema però, come sappiamo, è che è calato a 30.000 partendo da 50.000, e questo naturalmente indica una caduta vertiginosa della referenza, insieme anche ad altre come per esempio i GMT ceramica, che naturalmente hanno anche bloccato quelli che sono stati poi gli acquisti successivi, portando Chronext addirittura a decidere di abbandonare l'Italia. La domanda naturalmente sorge spontanea: perché abbandonare l'Italia se questo drastico calo del mercato è stato registrato in tutto il mondo?
Naturalmente non ho tutte le risposte a queste singole domande, però il dato è oggettivo, e cioè quello per cui qualcuno ha deciso di lasciar perdere il mercato italiano, e molto probabilmente questo deriva non soltanto da questo calo di alcune referenze, ma anche dal fatto che evidentemente in Italia spendiamo molto meno di altri paesi. Però c'è una riflessione da fare. Non so se vi siete mai accorti che cercando su Chrono24 determinate referenze, normalmente il paese Italia è quello che ha il maggior numero di referenze in vendita, e questo può voler dire due cose: o abbiamo speso tantissimi soldi in orologi e quindi siamo un mercato fortissimo in questo campo, oppure siamo un mercato che cerca di vendersi tutto perché soldi non ce ne stanno. Tutto questo naturalmente va poi a confluire anche nel discorso più generico che purtroppo da fine febbraio del 2022 facciamo a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e di tutto quello che sta accadendo oggi, settembre 2022, anche rispetto alla fortissima crisi energetica che stiamo vivendo nel mondo e che stiamo vivendo anche tantissimo in Italia, con aumento dei prezzi dell'energia e del gas con delle percentuali disastrose, e che ancora oggi a fine settembre 2022 non abbiamo purtroppo avuto modo, o per fortuna avuto modo di vedere, ma che potrebbero riverberarsi ancora più forte, ancora più prepotentemente sul mercato degli orologi. Insomma, personalmente la situazione la vedo abbastanza difficile. La scelta di Chronex è avvenuta in un momento ben precedente alla crisi energetica, sebbene aria di crisi c'era già prima dell'estate, e proprio questa scelta potrebbe dimostrare invece una lungimiranza e quindi un'analisi di quello che sarebbe potuto accadere, nella speranza naturalmente che i ragazzi di Chronex si sbagliassero. Insomma, riallacciandomi alla live di ieri, la live che facciamo ogni giovedì alle 19, il mercato è abbastanza incrinato in questo momento e personalmente ritengo che sia il caso di guardare, di aspettare e di capire che cosa sta succedendo. È chiaro che questo discorso non necessariamente vale per tutte le referenze, soprattutto per alcune referenze che è possibile acquistare al listino. Certo è che ci sono una serie di avvisaglie, e credo che siamo arrivati al punto per cui si possa parlare di certezze, per cui bisogna stare attenti e capire che cosa succederà. Io, come si suol dire, rimarrò alla finestra, e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo nella nostra stanza degli orologi qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!